Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 205. Anche oggi parliamo d'amore, anzi, oggi in particolare parliamo di amore, col terzo interattivo dedicato alla festa di San Valentino. A proposito, buon San Valentino a te e a quanti vuoi bene. Parliamo oggi appunto di amore, ma lo facciamo in un modo molto particolare. Spesso sento molte persone nei consulti personali che mi dicono: l'amore mi ha spinto a fare, l'amore mi ha proposto questa cosa, l'amore mi ha fatto cadere in questa rete, l'amore mi ha fatto affascinare da questa persona. Ok, sembra che con questa energia, con questo amore, con questo daimon, tu sai che Platone disse che amore era un daimon, quindi anzi forse il più vicino all'uomo dei daimon, quindi un intermediario fra l'uomo e la divinità. Bene, andiamo un po' a bussare metaforicamente alla porta di questo daimon per sentire che cosa ha da dirci. Lo faremo con le nostre tre varianti e appunto andremo a chiedere che cosa ha da dirmi amore. Non il tuo amore, uomo o donna che sia, ma proprio amore, l'energia amore, il daimon amore. Lo faremo con le nostre tre varianti. Il diaspro fasciato sarà la prima, l'avventurina pesca sarà la seconda e infine il diaspro arcobaleno sarà la terza. Prima di passare alle nostre tre varianti voglio ricordarti ancora una volta che è uscito il libro Il Tarocchio di Marco Barzotti e Ramuncio Matta, che saluto. Ciao Ramuncio, ti mando un grande abbraccio. Puoi trovare in descrizione a questo video e anche ai video degli espressi al mattino il link per acquistarlo. Bene, la presentazione può finire qua, ti rinnovo gli auguri per un felicissimo San Valentino, possiamo passare alle nostre tre varianti, ovviamente prima sigla! Variante del diaspro fasciato. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante del diaspro fasciato qual è il messaggio che amore vuole mandarti. Qual è il messaggio di amore per te che hai scelto la variante del diaspro fasciato? Lo facciamo con un mazzo bellissimo, il tarocco indovino. Qual è il messaggio che amore vuole darti? Per te che hai scelto la variante del diaspro fasciato, o anche l'insegnamento, che cosa amore vuole dirti? Qual è il messaggio di amore per te che hai scelto la variante del diaspro fasciato? Il 10 di denari. Il 10 di denari è una carta molto bella, rappresenta la gestione di una situazione, ma è la carta che per eccellenza rappresenta anche la coppia, il focolare domestico, come è scritto nella carta dell'indovino. Quindi potresti essere una persona che o è già in coppia o magari ha una situazione aperta o anche più situazioni aperte, oppure che ben sa dove lo condurrà o la condurrà il suo sentiero inerente all'amore. Certamente il 10 di denari è una carta estremamente favorevole a quelle che sono le dimensioni dove l'amore diventa canonizzato in un certo senso. Appunto è la carta della convivenza, la carta della prossima convivenza, del prossimo fidanzamento, ma è anche la carta che invita a gestire queste situazioni, quindi a sapere anche che una convivenza è possibile soltanto in virtù dell'accordo di due parti.
Tuttavia il 10 di denari è anche una carta di estremo beneficio in termini economici o energetici e invita a saper gestire appunto a livello energetico sia le risorse sia quello che è il darsi e il ricevere. È una carta quindi che predilige una visione equilibrata che deve appartenere ad entrambe le parti di una coppia. È anche la carta delle eredità, quindi anche ti sta dicendo forse devi fare attenzione che qualche eredità di relazioni precedenti non venga ad intaccare la tua serenità, perché potrebbe essere anche una carta che ti dice guarda, hai una bella situazione, però devi gestire il ricordo di, oppure devi gestire il fatto che il tale, la tale ti ha fatto soffrire o ti ha deluso, oppure magari non l'hai mai dimenticato o dimenticata. Insomma, è una carta che ci va a parlare di quella che sicuramente allo stato attuale è un'ottima centratura. Che poi tu sia singolo, che sia in coppia, secondo me qua è più in coppia. Però diamo anche l'opzione se sei single. Comunque alla fine qui ci va a parlare della capacità di proiettarsi verso quella che è una situazione d'amore dove appunto si trova a pagamento, ma facendo attenzione a gestire un po' quella che è la propria capacità di proiettarsi nel futuro e quindi di costruire, o la propria magari volontà di restare ancorati ad un qualcosa che o c'era o c'è ancora e non sappiamo rilasciare, oppure addirittura alle ingerenze esterne, quindi magari l'arrivo o l'aprirsi a qualcuno. Tuttavia è una carta, ti ripeto, che parla di coppia. Andiamo a vedere qual è il messaggio di amore per te. Qual è l'energia che amore ti pone a favore? La regina di spade. Qual è invece l'energia che ti pone contraria? L'otto di bastoni. Qual è la sintesi di queste due energie? Il 9 di coppe. Allora, il messaggio che amore ti dà è molto particolare, perché in questa situazione di focolare che mi apre energeticamente tutta questa situazione, tu sembri non scorgere prospettive. Che poi tu sia in coppia, che tu sia single o che tu comunque sia magari anche una persona che sta aprendo una situazione, è un'energia di regina di spade, di privazione, come scrive la carta, di incertezza, quella che sembra aver preso il sopravvento su di te. Perché questa situazione di incertezza? Non voglio raccontare la solita favola della persona lasciata indietro, eccetera, eccetera, che comunque qua, secondo me, potrebbe esserci benissimo. Però poniamo l'esempio anche del fatto che qui l'incertezza potrebbe essere dovuta a quella che è stata un'azione impulsiva, magari tua o magari di un ex partner. L'otto di bastoni del resto è una carta di dissenso qualora esca in posizione sfavorevole, ovvero diventa un'azione mirata a destabilizzare, a dissentire, mirata a creare anche eventuali conflitti in quanto conseguenze di azioni avviate senza tener conto della presenza di altre persone. Una rottura, uno shock, un qualcosa che sembra averti portato in un'energia di privazione può farti vedere un po' anche un'eventuale relazione di coppia come un qualcosa che sì, ok, può andare bene, ma manca di quella scintilla definitiva. Amore ti dice che devi agire secondo quello che è un senso di vittoria. Il 9 di coppe. Il 9 di coppe è una carta molto particolare qualora si parli di amore. Probabilmente se sei single non ti mancano i corteggiatori e se sei in coppia non ti mancano i corteggiatori.
ma laddove hai peccato forse di impulsività o sei stato vittima o stata vittima di impulsività, quindi nel tuo passato, nella tua storia c'è quella frattura insanabile, oggi tu non agisci, non prendi posizione. Il 9 di coppe è la carta di chi ha la possibilità di influenzare positivamente il proprio cammino, ha le risorse, sa dove dovrebbe andare, ma non lo fa. Non accetta di fare un primo passo per liberarsi da un gioco che, sia di coppia o sia di situazione di single, attualmente vede. Questo perché? Perché hai paura di fare un'altra azione impulsiva. Sì, assolutamente. E quindi ti tieni un'energia di privazione che però è un'energia che non ti tiene, diciamo, in equilibrio, anzi che ti crea parecchio disequilibrio. Potrebbe essere anche una persona che si è trasferita, magari a vivere dal partner, dalla partner, e che poi nel tempo ha maturato l'idea che forse era meglio darsi un po' più di tempo prima di fare un passo così importante. E questa regina di spade è una carta molto dura. La malvagità è uno dei suoi significati secondo l'indovino in posizione avversa, e qui la malvagità potrebbe essere uno dei tratti caratteriali che potresti sviluppare qualora tu non accettassi di essere sincero, sincera con te, ovvero di fare il primo passo e di dissentire di fronte a quella che è stata una scelta che nel tempo precedente hai fatto con leggerezza e con impulsività, magari andando ad inclinare una relazione precedente anche o una frequentazione precedente. Sappi che nessun errore è così grande da non poter essere perdonato, e se non lo perdona l'uomo poi lo perdona l'universo. Che cosa vuol dire questo? Che se tu mi fai un torto e io non ti perdono, che poi in realtà se non ti perdono vuol dire che ho qualche problema con me stesso o me stessa, non con te, alla fine l'universo creerà le condizioni perché io riviva la stessa situazione. Quindi in realtà nessun errore è tanto cattivo da non poter essere perdonato. E quindi di conseguenza qua forse hai paura a dire ho sbagliato. Amore ti dice che non devi avere paura. Il 9 di coppe è quasi una carta di completezza verso il 10, il riconoscere quanto è importante vivere serenamente l'amore e soprattutto sentirsi appagati su tutti i livelli. Se è la noia, se è la tedia, se è la rabbia, se è il rancore, la frustrazione che accompagnano un momento dove in potenza potresti anche dire va bene così, è perché stai non tanto reprimendoti, avendo paura di scegliere col cuore. Amore ti dice scegli col cuore. E vediamo che cosa ti porterà a fare, amore. Per te che hai scelto la variante del diaspro fasciato. Il 3 di spade. Vedi, hai paura di tradire o di essere tradito o tradita. Ma perché? Perché il tradimento probabilmente fa parte di questa tua scelta. Il 10 di spade qui è molto interessante perché laddove tu abbia
fatto questa scelta ai discapiti di un qualcuno, qui l'universo te lo rimetterà o te la rimetterà davanti, probabilmente anche in tempi brevi. Ti faccio notare anche come le carte di spade sono preponderanti, l'attività mentale verso ciò che più ti spaventa è molto forte. Qual è il consiglio di amore? Il 2 di spade. Fai pace con ciò che vuole il tuo cuore, perché se una volta è stato frutto dell'impulsività e ti ha creato un momento di sofferenza, non è detto che questo momento di sofferenza debba ripetersi. Nel momento in cui tu hai compreso che devi far pace con quella che è la tua vera essenza, con quello che è il tuo vero modo di concepire l'amore, questo 9 di coppe diventa l'abbondanza che tu vai a costruirti. Probabilmente tu qui sai a chi si riferisce la lettura, sai che è quella persona che ha lasciato un sospeso, che ha lasciato il conto da pagare o con cui tu hai lasciato il conto da pagare. Ma quello che non sai è che questo ha creato nelle tue casse un buco energetico che ha avviato un'emorragia in senso energetico. Il 10 di spade, qualora esca in posizione contraria, va a significare un patrimonio dilapidato. È quello che ti sembra di star perdendo. Il patrimonio dobbiamo intenderlo qui come energia, un patrimonio energetico, ma è anche una perdita al gioco. Hai fatto una scommessa nel passato? Una scommessa su di te? Lasciando qualcuno? Una scommessa su qualcuno che hai accettato di seguire malgrado ci fossero altre possibilità, forse anche più belle, più che ti risuonavano di più? Quello che ti dicono queste carte è: hai giocato con quella che era la tua sicurezza, certo o certa di avere energia a sufficienza per riuscire a sorpassare i rigori di un eventuale inverno dell'anima, ma l'anima l'hai lasciata nello specchio, ovvero ogni volta che ti guardi, metaforicamente ti guardi dentro, ritrovi quello che è un qualcuno, l'energia di un qualcuno lasciato nel passato. L'universo probabilmente te lo o te la rimetterà davanti, ma anche in questo caso voglio dirti, non è che te lo rimetterà davanti o te la rimetterà davanti, perché qui si tratta di un ritorno. Potrebbe anche trattarsi di un'altra persona con un'energia identica o pressoché identica. Fai pace con ciò che vuole il tuo cuore, è la risposta di queste carte. Andiamo a chiudere, poi tiriamo fuori gli oracoli con la carta che ci darà la risposta definitiva alla nostra domanda. La regina di bastoni. Carta importante per quanto riguarda una stagione di amore. Qual è la stagione che stai rimpiangendo? Qual è la stagione che hai scelto di aprire? Oppure che tipo di frutto vuoi che caratterizzi la stagione del tuo amore? È un frutto che deve riguardare la volubilità e quindi anche appunto lo scommettere sulla compensazione momentanea, su quello che è
l'abbracciare una via magari lastricata d'oro, come si dice nelle parabole, ma illusoria? Oppure ciò che chiami casa e chi chiami casa? Io credo che qua ci stia dicendo che quello che tu hai scelto di vivere dopo aver lasciato un qualcuno di importante nel passato sta per volgere a conclusione e nello specchio già ti aspetta non tanto la persona quanto le qualità, l'essenza della persona, magari riproposte in un'altra persona, che ti porranno di nuovo, ti permetteranno di riavvolgere la bobina del tempo e magari anche di scegliere in maniera diversa stavolta. Ma dovrai ascoltare il tuo cuore. Amore ti dice questo, senza permettere alla paura di perdere, perché qui tu hai avuto paura di perdere una posizione, un beneficio economico, più situazioni aperte, hai avuto paura di perdere qualsiasi cosa possa essere persa o rilasciata, ma in realtà la tua paura di perdere ti ha portato a perdere quella che è la cosa più importante, l'amore per te stesso, te stessa, che trovavi riflesso forse nell'unica situazione che per te rappresentava una chiave per conoscerti meglio. Equilibrio e unità. L'agrifoglio. Fai attenzione a quello che è il dire sì, ci dicono queste carte, con convinzione, il dire sì con l'anima, il dire sì oltre le sovrastrutture, oltre le vie di comodo, oltre le compensazioni, oltre la cecità di un qualcosa che riluccica, ma che in realtà oltre il riluccicare non ci dà. Fai attenzione a queste situazioni, dici sì con l'anima. Probabilmente questa energia o questa persona che ti ha segnato in modo così profondo da farti sentire questo senso di tradimento potrebbe comparirti in sogno e potrebbe essere un segno che una stagione di privazione o di senso di privazione, perché qui potresti anche essere una persona che nella materialità con un 10 di denari ci sguazza, ma senti molta freddezza dentro di te. 3 di spade, regina di spade. Ecco, questa stagione sta per giungere al termine, l'universo farà in modo che tu possa rappacificarti con questa energia e imparare a scegliere col cuore per il cuore, non con la testa per il cuore. Tu hai anteposto la razionalità e hai tradito il tuo modo di amare, rinnegando appunto quello che era lo scegliere col cuore. Amore ti dice: ti permetterò di riavvolgere la bobina del film e, se vuoi, di cambiare il finale. Ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto.
Variante dell'avventurina pesca. La mettiamo qua e andiamo a chiedere al tarocco indovino, mazzo magnifico, qual è il messaggio che amore vuole darti? Per te che hai scelto la variante dell'avventurina pesca, qual è il messaggio di amore per questo San Valentino 2023? Qual è il messaggio di amore per te che hai scelto la variante dell'avventurina pesca? Qual è il messaggio di amore o l'insegnamento anche, per carità? Qual è il messaggio di amore per te che hai scelto la variante dell'avventurina pesca? La regina di coppe. Beh, è una carta bellissima, vedi che porta anche la dicitura amabilità, ed in effetti la regina di coppe è un'energia amabile, creativa, bella, si riferisce a tutto ciò che è la comunicazione in ogni sua forma, dall'amore fino alle tenerezze, ma anche all'arte, l'empatia, la profondità. Potresti essere una persona che ama gli animali, che ama la natura, che ama l'arte, insomma una persona che espande in maniera anche avvolgente, anche con molta sensibilità, quella che è la sua comunicazione, il suo modo di abbracciare l'universo. Amore ti sta comunque dando un buon segno, andremo a vedere come si concretizzerà, e ti sta dicendo che comunque, che tu sia in coppia o che tu non lo sia, o che tu attenda un ritorno, insomma qualunque sia la tua situazione, l'energia che tu porti è quella creativa e bella della regina di coppe. Ti invita a non cadere nel vincolo del capriccio, o almeno a farlo con discrezione. Anche il capriccio è un qualcosa che poi va un attimino bilanciato, il capriccio che ci concediamo, il momento che prendiamo per noi, quello va benissimo. Il capriccio che abbiamo con gli altri, beh, quello un po' meno magari. Vediamo un po' quale energia amore ti pone a favore, per te che hai scelto la variante dell'avventurina pesca. Il 10 di denari è una carta di focolare, di coppia. Se non sei in coppia, a breve potresti esserlo. Oppure magari se sei in coppia, a breve una novità potrebbe arrivare a portare magari un po' più di energia rinvigorente, rinnovante in quella che è la tua situazione. Il 10 di denari è una carta che invita a saper gestire anche le energie. Ti stai aprendo ad un sogno? Forse ci stanno dicendo questo. Il sogno potrebbe essere quello di riuscire anche a rilasciare una memoria precedente. Il 10 di denari è una carta di gestione di eredità fisiche o morali, che però sappiamo gestire. Sei in una bella energia di fluire. Forse hai chiuso una relazione da poco, o magari la stai chiudendo. Le carte ci parlano comunque di un momento estremamente propizio per te. Che cosa amore ti pone come lezione, o se vogliamo come energia avversa? Il 2 di bastoni è una carta di saggezza, ma la saggezza richiede anche l'oculatezza che poi porta all'attenzione, alla cautela, che se estremizzata diventa affanno. Non vuoi farti sorprendere, forse sei troppo, diciamo, orientata a osservare questo fluire. Forse è un bel momento che hai paura di inclinare. Potrebbe essere così. Andiamo a vedere qual è la carta di sintesi di queste due energie. Anche se tu fossi da solo, da sola, e avessi magari più di un corteggiatore, una corteggiatrice, forse potrebbe essere il momento di fare un passo in più. Ma perché dici tu
rovinare un così bel momento? Perché strappare una fotografia così bella per porne un'altra? Forse magari la foto dopo è più bella. E te lo confermo che è più bella, te lo confermo, il 2 di coppe. Sicuramente sei una persona che ha trovato la sua armonia, anche se tu fossi single e anche se tu avessi dei papabili, delle papabili attorno, è probabilmente il tuo desiderio di attendere ancora un po'. Amore non ti dice che stai sbagliando, ma ti dice bada a non trasformare questa attesa poi in un affanno. Tirar troppo la corda alla fine la spezza, ci dice. Questo ovviamente se ti riconosci nella variante, anche se fosse comunque un rapporto a 3, come ho detto prima, qua comunque tutto va nella direzione che tu speri. E forse qui l'affanno è il tuo e la corda rischia di essere spezzata per parte tua, quindi rischi magari di avere dei momenti in cui lo sconforto prevale su quella che poi è una situazione che comunque va orientata bene. Amore ti dice di celebrare, di abbandonarti, di rilasciare questo senso di controllo su una situazione che sta naturalmente evolvendo da sé. Non farti problemi, non cercare di vedere l'inganno dove l'inganno non c'è, perché qui l'inganno non c'è. Forse il 2 di bastoni va a ribadire in posizione appunto, diciamo fra virgolette, negativa o comunque avversa, una brama di potere che poi si esprime appunto nel cercare di focalizzare tutti i punti che poi vanno a costruire quell'insieme di sensazioni, di emozioni anche che concorrono a costruire una vicenda di amore. È questo che ti frega, è questo. 2-2, cambia atteggiamento mentale. Quello che ora è un successo parziale può trasformarsi in un trionfo. Quella persona con cui sta nascendo, quella persona con cui hai visto che puoi ricostruirti una dimensione di vita anche rilasciando l'attuale compagno o compagna, quella persona che ha scardinato la resistenza che ponevi nel voler continuare a pensare ad un qualche ex, quella persona che ti è comparsa davanti e magari lo ha fatto in modo creativo, artistico, magari il destino te l'ha messa davanti in modo del tutto inaspettato. Non cedere alla tentazione di controllare il fluire delle tue emozioni, perché qua c'è la felicità, devi solo saperti dare modo di amare, devi solo vivertelo questo momento. C'è il libro di Cronos nella descrizione. Ora ci mettiamo anche quello per smettere di farsi le pippe mentali. No, scherzo, ora non ti voglio offendere. Poi in realtà non si chiama pippe mentali, ma la parola vera non la posso dire, se no Google YouTube mi dice Cronos accuccia. Allora, vediamo un po' che cosa farà amore per te che hai scelto la variante della avventurina pesca. Quali saranno le mosse di amore? Dov'è che cercherà di scardinare questa tua certezza di controllo, questa tua anche diciamo volontà di annichilire un sentimento che tarda ad esplodere perché tu ti stai godendo il momento ma hai forse ancora qualche resistenza nel godere appieno tutto questo, forse perché anche credi di non meritarlo?
può essere una spiegazione. Forse credi di non meritare tutto questo che sta arrivando, o forse magari credi che l'altra persona non lo meriti. Eppure un qualcosa di irrazionale ti ci lega, perché qui qualcuno già sta entrando nella tua vita o entra a breve. Il cavallo di denari. Il 4 di coppe. L'asso di coppe. Caspita. Allora, figlio mio o figlia mia, c'hai il 2 di coppe e l'asso di coppe. Basta pensarci. Buttati. E se questo buttati, tu mi dici, ma però dove mi butto? Nel pozzo, che qui ancora... Buttati quando, perché qui è vicinissimo. Però vedo, ti ripeto, un 4 di coppe, al di là, e allora il cavallo di bastoni, di denari, scusami, ok, ce la giochiamo bene, la pazienza, la costanza con cui si costruisce, con cui i piccoli passi che si fanno, il cuoricino mandato in chat, l'attenzione, lo sguardo quando ci si incontra, ok, va bene, sì, va benissimo. Forse anche un po' di cinismo nel caso del cavallo di denari, forse anche un po' di attaccamento alla materia, di osservazione dei dettagli, quindi anche magari di dire la classica storia di dire sono passato, se c'era la macchina, non c'era, va bene, ok, va bene, te lo passo. Però un 4 di coppe mi spaventa veramente in posizione avversa, perché il 4 di coppe è tendenzialmente carta molto bella per quanto riguarda l'attrazione fra due persone, ci mancherebbe, ma è una carta che in posizione avversa va a parlare di eventi improvvisi o prese di coscienza improvvise che irrompono nella monotonia o addirittura di ripresa del desiderio, quindi riesame di quello che può essere un nostro precedente atteggiamento alla luce di nuove prospettive 2-2. Tra l'altro qui potrebbe essere proprio via chat, perché il 4 di coppe in posizione avversa è comunque legato a quella che è la tecnologia. Ora tu mi dirai, meno male che era brutto. Sì, perché tu ci stai troppo a pensare sopra, perché tutto questo ti aspetta, capisci? Però il riesame di vecchi problemi, secondo me, è anche il modo che hai di guardare a questa situazione, che per te in potenza ha una realizzazione a tutto tondo. 2 di coppe, asso di coppe. Quindi diciamo che la sintesi di quello che amore ti sta facendo vivere il 2 di coppe, e il consiglio su come agire è un asso di coppe, cioè è tanta roba, si dice in Toscana, penso anche da altre parti. Prendi la decisione, abbandonati, scardina le resistenze. Ciò che stai sentendo non deve spaventarti, non deve portarti alla tentazione di voler controllare la genesi di un amore. La genesi di un amore non si può controllare. Tu stai sbagliando qua. Vediamo la nostra risposta. Amore ti dice di non controllarlo, perché più lo controlli, più ti metterà quei piccoli tarli che se da una parte più ti metterà le esche, via, diciamola così. Per te che hai scelto la variante dell'avventurina pesca. Il 4 di bastoni, di denari, scusami, il 4 di denari. Allora, il 4 di denari è la carta di chi esige delle certezze. La risposta quindi è una certezza. Ovviamente, se io ti avessi letto le carte su una situazione di amore come andrà fra
Marco Toro e Pierina Cancro, ti direi scappa, perché il 4 di denari è la carta del matrimonio senza amore. Ma qui io tengo conto del fatto che questa è la risposta di amore al quesito che ti ha dato qua, al quesito, all'energia che ti ha dato qua. Quindi se io tolgo tutte ste carte qua che mi sono servite per arrivare a darti la risposta, io ho l'energia di base che mi dice: sento questa grande connessione, ho paura che sia un capriccio. Questa grande connessione c'è? Certo che c'è. Sei solo tu che lo stai percependo come un capriccio. Sei solo tu che hai paura di non poter controllare amore. Ma amore non lo puoi controllare. È proprio quando lo vuoi controllare che amore ti frega e allora ti dice: ah sì, mi vuoi controllare? Bene. O te la dà vinta e ti dice: controllami pure, però poi ti mando a vivere una relazione di quelle piattissime. Oppure magari ti dice: ok, mi vuoi controllare? Bene, allora ti bombardo di possibilità, di corteggiatori, oppure magari non ti do nulla. Cioè, amore è un daimon, diceva Platone, poi lui fa tutto un discorso capriccioso. Il guerriero dell'amore, molto simile anche per indole al cavallo di denari che era già uscito, un po' chi alla fine, volente o nolente, con la pazienza, con la costanza, tutte queste resistenze le va a scardinare, Potrebbe essere anche con tutti sti cavalli l'idea di un viaggio da fare attraverso quella che è la memoria, o magari proprio fisicamente per incontrare qualcuno. Aconito. Lo spirito dell'aconito, come sai, quando prendo un oracolo nuovo, in particolare per questi che sono in inglese, devo ancora finire di tradurlo, prima o poi ce la farò, uso il manualetto. Indica il coraggio di guardare in faccia una sfida, devo dirti altro? Il coraggio di guardare in faccia una sfida. Il tuo livello di potere personale ti può permettere di realizzare qualcosa di più grande e più profondo. Devi solo accettare di accogliere la sfida, senza cercare di razionalizzare i passi, perché tanto comunque qualcosa di più profondo non lo costruisci con la razionalità in amore, ma lo costruisci abbandonandoti. È una bellissima variante, ti ringrazio per averla vista. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante del diaspro arcobaleno. Lo mettiamo qua e andiamo a chiedere al tarocco indovino, mazzo storico, bellissimo fra l'altro. Qual è il messaggio che amore vuole darti per te che hai scelto la variante del diaspro arcobaleno? Qual è il messaggio che amore vuole darti? Perché hai scelto la variante o l'insegnamento anche, che amore vuole darti.
Per te che hai scelto la variante del diaspro, arcobaleno. Ok. Wow, l'imperatrice, la genesi di un qualcosa di nuovo. Quanta energia hai! L'imperatrice è una carta meravigliosa. Rappresenta la sessualità, il vigore giovanile, le idee, tutto ciò che è energizzante imprinting a gettarsi. Hai voglia di amare, o stai amando o ti stai innamorando, o se sei single qualcuno sta per entrare nella tua vita, o semplicemente è anche l'amarsi, lo stare bene con se stessi, che poi è la base per essere amati dagli altri. L'imperatrice è una carta superba, rappresenta la linfa vitale che anima il rigoglio di una vegetazione interiore che in te preme per nascere. Potrebbe essere anche la genesi di una nuova vita, allegoricamente la rinascita può essere quella di te, che ritrovi, se sei single, la gioia di camminare al fianco di un qualcuno, mano nella mano, ma può essere anche una pulsione creativa non direzionata, ti guardi intorno e vedi tante possibilità. E forse non te ne piace neanche una, perché l'imperatrice alla fine è anche un po' civettuola, un po' vanitosa, ma fa parte del gioco, è creativa, è bella, è arte, è fluire, è potere. È una carta meravigliosa. Amore ti dice vivi appieno questa tua stagione, qualunque sia la tua età, la tua condizione di vita, qualunque sia il momento in cui ti trovi, c'è rinascita molto vicina per te, c'è rinascenza. Quale energia ti pone a favore amore per portarti a queste considerazioni così belle, così importanti? La papessa. Ullala! Colpo di scena, avrebbe detto qualcuno. La papessa potrebbe essere anche un tentativo o una proposta di variare il tuo sentiero. Da che parte vuoi andare? Potresti anche restare nel vecchio, nella memoria, o restare in ciò che ti dà forse più sicurezza, ma privarti di ciò che foraggia i tuoi sogni, di ciò che nutre il tuo spirito, mentre dall'altra parte sicuramente troveresti una grande completezza, una grande empatia. Quale sentiero scegli di percorrere? La papessa non ti dice necessariamente che per te ci sono due opportunità, potrebbero anche al momento non essercene nessuna, così come potrebbero essercene due, delle quali magari una ufficiale, magari in coppia, lui o lei che sia, o tu, oppure potrebbe dirti che qualcuno comunque nella tua sfera energetica già c'è, qualcuno che conosci. Ma il vero senso della papessa fondamentalmente è quello di essere speculare all'osservatore. Il segreto della papessa è questo. Il sapere della papessa è un sapere canonico ma anche gnostico. Gnostico non inteso quale aderente alle dottrine gnostiche, ma di gnosi, di sapere, di esperienza. La papessa è un'accumulatrice di sapere e di esperienza. Quale esperienza preferisci seguire? Quella della creatività o quella della tua certezza? Guardati nello specchio, guardati nel profondo, cerca di capire, perché qua in potenza c'è un universo che ti si spalanca. Vediamo qual è l'energia che amore ti mette come insegnamento, o contraria se vogliamo, il 6 di denari. Interessante. Prima di interpretartela tiro fuori anche la carta di sintesi dei due insegnamenti. Il 10 di bastoni. Insolvenza di debiti, avarizia, gelosia,
Quando si parla di debiti a livello energetico, ovviamente l'amore non ti porta, si parla di debiti energetici, oppure anche tutto ciò che sentiamo di non poter recuperare. Sì, questo è il significato di un 6 di denari come posizione avversa. L'ambizione diventa delusione, come scritto nella carta, e il 10 di bastoni trasforma la malafede in difficoltà. La memoria forse ti sta portando a proiettare la sicurezza in un tipo di energia che forse anche ciclicamente si ripete. Ci sono quelle persone che trovano sempre la stessa donna, lo stesso uomo con le stesse caratteristiche, gli stessi difetti. Forse perché non vuoi spostare il focus su un punto di vista creativo che è lì, è per te, è a portata di mano. Forse è questo che ci stanno dicendo, sei ancora troppo ancorato a quelle che hai proiettato nel tuo specchio, perché probabilmente quello specchio non è quello della papessa, ma è quello che tu vuoi vedere, perché anche questo è un inganno della nostra interiorità. Sulle prime ci fa fare il lavoro su di noi e ci mostra soltanto ciò che vogliamo vedere, ed è uno dei nemici più terribili. Alla fine è frutto di quello che è poi anche la nostra dimensione egoica. Io non sono mai colpevole. Se finisce una relazione non è colpa mia. Se gli altri mi vogliono male non è colpa mia. Se gli altri mi tradiscono non è colpa mia, è invece colpa tua. In parte, ma è colpa tua. Ecco perché questo 10 di bastoni, con estrema fatica, stai cercando di capire quanto la tua memoria ancora possa tornare al concetto di saper dare più che di saper ricevere. Non c'è nessuno per me, sembri dire qua. Beh, ti sorprenderà sapere che non solo ci sono 2 persone, o almeno ci saranno 2 persone, ma addirittura una delle 2, forse la più giovane delle 2, potrebbe essere o il più giovane, potrebbe essere comunque una persona che per te rappresenta la rinascita, e questa papessa non diventa più la paura di ancorarsi ad una sorta di autoflagellamento poi alla fine, o autoflagellazione, non ricordo come si dice, dovuta a quello che è un senso di colpa per quello che è finito in passato, ma diventa la carta del matrimonio, diventa la carta dell'unione solida. Non guarderai più il libro, guarderai la mano benedicente. Sì, è così. Imparare a ricevere per capire quanto si può dare. Tu meriti, come merita chiunque su questa caspita di terra. Mi sono imposto, almeno nella stesura delle carte, di non dire parolacce, poi i bloopers sono un'altra cosa. Andiamo a vedere che cosa farà amore per farti arrivare questo messaggio, o che cosa sta facendo. Per te che hai scelto la variante del diaspro fasciato. Tra l'altro voglio anche farti notare che, per come è pensata questa stesura, qui ci sono 4 carte, delle quali una è a favore, una è contraria, una è la sintesi delle 2 e una invece è proprio l'energia generale al di là degli insegnamenti. Allora nota come sti 3 vogliono tutti dire la sua, io, quello alza la mano, quello benedice, l'altro chiama, quest'altro su. Lei non gliene sbatte, cioè alla fine dice che tu lo voglio o no, io entro, ed è possibile che sia quello che esce da queste carte, perché tu stai ascoltando troppo il rimorso per non aver nemmeno, ti ripeto, avuto, per non aver potuto dare.
Il carro. Ti confermo che per te è vicino un grande rinnovamento. Il fante di coppe. Ti confermo che la persona è più giovane di te o più giovanile di te. Ma ti confermo anche del fatto che hai paura dell'irruenza di questa persona, forse, Hai paura della semplicità. Hai paura che la tua vocina interiore ti dica di nuovo: no, quella non è per te, quella non è per te. Cosa ci vuoi fare andare lì? Dagli 2 labbrate. Il 2 di spade porta pace, vedi? 2 di spade è una carta che di solito presuppone portare un equilibrio, soprattutto fra 2 persone. Prima ti ho fatto l'esempio dello specchio, non è un caso che qui si abbia proprio un equilibrio dovuto allo specchiarsi, al vedersi anche con un certo modo di sorpresa, sembra dire la carta, per come ci siamo proiettati, per come riusciamo. Forse amore ti darà l'entrata di una persona che può aiutarti a vederti sotto un occhio diverso, più costruttivo, perché il 10 di bastoni è anche un premio. Forse l'universo ti sta per premiare per quella che è stata poi anche la tua domanda, perché allora spesso e volentieri si dice: ma io ho fatto un lavoro su di me, ho smosso Sant'Antonio, ho fatto, ma non hai fatto niente, a volte basta la domanda. L'universo è lì che ti dice: l'hai capita sta cosa? Hai capita sta cosa? Oh, ma non sarà mica questo. Bravo, brava. E ti fa fare lo step successivo. Quindi in realtà forse qua tu la domanda te la sei posta. Non tanto il perché non posso avere, perché non posso dare, o perlomeno perché non posso dare come vorrei io. E probabilmente dentro di te la rotellina ha già iniziato. Quindi questo specchio molto assertivo, che era la papessa, che ti dava la benedizione soltanto se ascoltavi o se c'aveva da dire l'altro, invece poi in realtà è diventato uno specchio che ti riflette in tutta certo quella che è la tua fatica probabilmente di vivere in modo forse anche un po' conflittuale il concetto di ricevere o anche di dare, soprattutto secondo me qua è di dare. Però alla fine proprio il porti la domanda ha creato le condizioni perché per te stia per arrivare una grande rivelazione a livello d'amore. Vediamo la risposta definitiva alla nostra domanda. Per te che hai scelto, quindi qua ti sta dicendo: hai capito come dare. E non è cosa da poco, molti rapporti non vanno avanti proprio perché non solo non si capisce come ricevere, che è basilare anche quello, ma non si capisce neanche come dare. A volte si dà troppo e non si riceve niente, a volte non si dà niente oppure si dà col contagocce e si riceve veramente troppo. Guarda, la papessa. Però qui è molto interessante, ti ho parlato prima di matrimonio, di convivenza o di fidanzamento ufficiale, perché laddove in questo mazzo la papessa viene identificata assisa in trono con questa mano benedicente, dicevo, solo se ascolti me, solo se lo dico io, solo se mette anche molto risalto l'aspetto anche legale. La papessa può rappresentare anche un avvocato, un'avvocatessa o comunque un qualcuno che ha una certa morale, un certo stile di vita. Qua ne mette risalto l'aspetto sciamanico, la chiama la wise woman, la donna saggia, la donna della conoscenza, la donna che ha il sapere. Qua tu hai acquistato l'agnosi che la papessa della prima versione enfatizzava come ricerca, qua tu l'hai acquistata. La tua saggezza ti porta peraltro a quella che è la naturale evoluzione, da imperatrice a papessa. Anche se sarebbe come
numericamente involuzione, perché sarebbe da 3 a 2, però secondo me qui il messaggio è comunque positivo, perché qua alla fine tu ti avvii verso la canonizzazione di un qualcosa. Ora, non ti dico che domani mattina esci, dici Ale, ci siamo, vai, arriva l'uomo, la donna della tua vita, oppure quello che aspettavi torna, o magari succede nei prossimi mesi, però tu qua ti avvii alla canonizzazione di un qualcosa di molto bello, perché hai imparato che anche tu puoi dare. E questo è il tuo segreto. Amore ti vuole dire questo: hai lavorato bene su di te, ti sei posto o posta le domande giuste, hai saputo leggere nel libro della papessa, il libro non ti serve più perché lei non ce l'ha, è passata direttamente all'energia del simbolo, vedi che ha gli ossi sotto, le rune, non so cosa sono, alberi, quello che sono, comunque servono per divinare, servono per connettersi alla fonte. E tu ti sei connessa alla fonte, per questo non aspetterai tanto. O se qualcuno c'è e deve andare in miglioramento, deve risorgere, deve rinascere, deve scegliere, comunque non aspetterai tanto per canonizzare, perché qua c'è una connessione diretta con la fonte, connessione che tu hai saputo fare come viaggio, facendo tu il libro della papessa, guardando nelle leggi, riuscendo a specchiarti in uno specchio animico e trasmutando il fardello di un 10 di bastoni in uno zaino di esperienza. Oh, caspita, qui è chiarissimo. Il carro è proprio la carta del cambiamento caratteriale e ti dice fra l'altro che per te c'è uno spostamento importante, forse legato all'idea di amore. Potrebbe essere anche di vedute, ma papessa 2 volte e carro, beh, qua potrebbe essere benissimo proprio uno spostamento. Per alcuni legato al lavoro, Papessa e carro può essere anche questo, oppure uno spostamento di un qualcuno. Il carro può rappresentare il classico amante, la classica amante che viene da te a portarti rinnovamento. Ma perché? Perché tu hai capito che tutto ciò che c'era prima non era costruito su basi solide. Attrazione fisica, ragazzi, te l'ho detto, sei partito con con un'imperatrice, mi chiudi con la carta dell'attrazione fisica, quindi qua c'è proprio la bellezza di godersi la vita. Che versione meravigliosa che è questa. Andiamo a vedere anche il Botanical Magical. Il papavero. Beh, qua ci parla sicuramente di quello che è, poi il papavero qua sarebbe quello da oppio fondamentalmente. Allora, quello che dice il manualetto, come sai, per gli oracoli in particolare, questo lo sto finendo di tradurre, è interessantissimo perché ci dice: nella nostra società l'idea della tossicità si esprime attraverso l'uso di droghe o comunque gli alcolici o le sigarette, ok? Però in realtà ci dice il papavero da oppio nelle culture tradizionali, le droghe, quelle naturali, non sono considerate così negative, ma hanno tutt'altro tipo di considerazione. Sono di solito alleati potenti degli uomini di conoscenza, degli sciamani, o come fa la papessa qui che sta analizzando queste ossa o legnetti che siano, delle donne di conoscenza. Qui secondo me ci torna un po' il discorso del fatto che ti sei riconnessa alla fonte di amore e che quindi sei pronto o pronta ad iniziare un qualcosa di nuovo e di molto coinvolgente. Ma quello che è importante sottolineare di questa carta è che ci va a, diciamo, parlare proprio della destrutturazione di tanti costrutti mentali che questo 10 di bastoni rappresentava bene. Io ti ho detto prima, tu hai trasformato un fardello in uno zaino di viaggio. Beh, è quello che fondamentalmente questa carta ti va a ribadire. Hai capito che il tuo non dare non era dato dal
fatto che non sei manchevole, non sei carente in fatto di poter dare amore, lo hai capito, lo hai compreso, hai abbracciato questa tua possibilità di aprirti a quella che è la dimensione dell'amore e quindi di conseguenza amore risponde. E questo perché hai saputo guardarti nel profondo. Poi qui ognuno ci cucia un po' la sua, perché qui secondo me ci sta il nuovo incontro, però se qui c'è un triangolo dove si deve scegliere, se qui c'è l'attesa di un ritorno, anche e soprattutto con una papessa, ma direi che qua ci sta tutto. Tra l'altro la papessa 2 volte mi potrebbe parlare anche di un ritorno da una vita precedente addirittura, quindi un legame che trascende il tempo. Bellissima variante, ti ringrazio per averla vista, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. E così siamo andati a bussare alle porte di Amore, il più grande daimon, intermediario tra l'uomo e il divino, la sfera del divino. E gli abbiamo chiesto un consiglio, una sentenza, un oracolo, una previsione o magari anche semplicemente un'indicazione di vita. Io spero che questo interattivo ti sia piaciuto, se così è ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti faccio ancora gli auguri per uno splendido San Valentino e ti do appuntamento alla prossima videolettura interattiva della Lucerna di Cronos. Ciao! L'insegnamento, il consiglio, la previsione, la previsione vaffanculo. Le nostre 3 varianti c'hanno di Amore, il daimon più vicino all'uomo, ma anche quello che perché mi sono perso. Amore, il più grande daimon, colui che l'intermediario. Qual era il suo insegnamento? Qual era il suo monito? La vaffanculo. Era questo il suo insegnamento.